Buongiorno amici del canale! Ciao a tutti! Se non lo conoscete ancora vi presento Alex di Freeclick Design. È un mio caro amico, nonché un bravissimo artista, che ha una sua linea, spiegala tu. Di borse, accessori, con le mie illustrazioni faccio cose molto particolari, uso la camera d'aria delle bici al posto della pelle. Potete andare a vedere i miei lavori. No, potete andare a vedere anche il suo sito online che è www.freetlex.it. Mi raccomando, andate a vederlo perché non è la classica linea di borse che tu ti aspetti, non c'è nulla di scontato, lui disegna tutto ciò che poi crea in realtà ed è talmente artistico che ha deciso di mettere tutti i suoi disegni anche su mobili, su pareti e ispirarvi in altri modi. Non ero pronto a questa pubblicità. Vabbè, ci sta. Quindi oggi qui con me per fare, diciamo, un paesaggio artistico su questa parete del mio shop di Castellamonte. Mi raccomando, fate attenzione perché a parer mio e anche a parer suo, forse anche più a parer suo, è veramente semplice riprodurlo se si rispettano alcuni canoni che lui darà. Tutte le regole, è molto facile. Faremo un trompe-l'œil, sai quei disegni di una volta che danno quell'idea di profondità? Illusione però profonda. in maniera super mega moderna e a tema di Elisa nel Paese delle Meraviglie. Cioè doveva essere Alice, poi l'ho detto Elisa nel Paese delle Meraviglie. In realtà ci sono diversi modi per utilizzare Magic Wall. Abbiamo fatto vedere in passato dei tutorial dove c'era lo spolvero, quindi rappresentato con Magic Wall, bellissimo. Abbiamo fatto anche la parete con Alessandra con le foglie, un fogliage quindi più contemporaneo, vero? È là. È molto bello. E oggi Alex vuole farci una parete moderna, utilizzando solo ed esclusivamente Magic Wall pura. E potete usarla soprattutto per le vostre sale senza mettere carta da parati, o è una bellissima idea per le camerette per i bimbi. Quindi se volete fare proprio un qualcosa di assurdo, eclettico, moderno, usando la vostra manualità, risparmierete perché la carta parati comunque sia come posa che come costo è un po' più alto e poi comunque facile di riproduzione perché Magic Wall la usiamo pura. Quindi se voi poi volete ritoccare, fare, gestire, la wall pura è facilissima da usare. Partiamo? È sempre il colore così. Perfetto. Partiamo. Allora, a me servono due cose, una bacchetta e una matita, perché se io disegno qua vicino al muro, giustamente non vedo niente, divento pazzo. Quindi cosa faccio? Prendo la matita e la metto sulla bacchetta, prendiamo del semplice nastro di carta. Una bella scocciata. Qua, bello forte che tiene, quindi così ho la mia bacchettina. Piace? Perfetto. La Ma che regalassi ai ti tuoi serve figli. d'altro oltre che la bacchetta magica? Allora, io adesso penso, questa parete qua, dato che tu sicuramente poi esporrai magari un mobile, un qualcosa che farai a tema, Settimanalmente mobili diversi. cose particolari, non vado a dare un punto focale sotto, vado a dare un punto focale magari qua al centro. Perché almeno non copriamo questo punto focale, cioè l'occhio cadrà sul punto focale, quindi vogliamo che l'attenzione cada dove c'è questo punto focale, mica dove c'è il mobile. Posso chiederti una mano? Sì. Me la dai tu? Sì. Allora adesso facciamo una riga lunga qua. E come si fa a fare una riga dritta? Prendiamo, io ho preso questo, Un cartone. che è un pezzo di cartone dritto, me lo metto qua e faccio la riga. La riga, anche se è tratteggiata, è lo stesso. Tanto poi dipingeremo, quindi è Sì, una cosa sì, sì. molto... Questa è solo una base che mi serve per Esatto. avere l'idea che sotto qua poi, magari se ne vedrà ancora un pezzettino, ci sarà un mobile o qualcos'altro. Esatto. Una boiserie immaginaria. Io nel frattempo faccio che dire a casa che abbiamo usato questo trucchettino. Abbiamo messo il nastro carta nella parte superiore per evitare di macchiare e sul nastro carta abbiamo steso una passata di protettivo satinato. Abbiamo fatto questa cosa perché il muro è molto ruvido e quindi potrebbe essere che colorando vada un pochettino sotto il nastro. Mettendo una passata di, appunto, di protettivo non capiterà. Mi raccomando, 2 accorgimenti, ve lo dico subito perché poi vi dimenticate. O mi togliete il nastro carta quando il colore poi è ancora umido, oppure prima di togliere il nastro carta incidete con il cutter. È l'unico modo che si ha con Magic Wall per non strappare
La colorazione, ricordate che Magic Wall è all'interno della resina e quindi è particolarmente aggrappante al nastro. Adesso Alex vi spiegherà come rappresenterà questa tecnica trompe-l'œil in modo moderno, ma io vi annuncio già che utilizzerà una scala di azzurri e blu bellissima. Partiremo col più chiaro, che è un fleur de sel. Poi andremo allo sugar paper, il vivre la mer, il monsieur, il miotanio e il nuit d'amour. Quindi tutta una scala di colori in realtà più forti, più leggeri per creare profondità. Perché in effetti il punto focale che fa in questo punto si rappresenterà in un modo molto molto dettagliato. Come? Allora, praticamente è come se fosse un palco teatrale. Avete presente quando andate magari a vedere un teatro che c'è tutto il palco e le quinte? Per dare idea di profondità faremo delle zone, che questa qua è la zona più grande, poi ce ne sarà una un po' più piccola, e qua a scalare andando giù fino a fare un qualcosa di molto piccolo. Le stesse cose che noi vedremo davanti saranno ridimensionate, saranno diminuite, più andando avanti verso questa parte qua al centro. Quindi daremo questa idea proprio di profondità verso la parete. Quindi davanti sarà scuro, fino ad arrivare alla fine che sarà chiaro. Per questo motivo servono dei colori in scala e servono dei colori ben dettagliati, dal più chiaro al più scuro, ma che si miscelino e che oltretutto stanno molto bene con i miei mattoni e col pavimento. Che comunque, sì, gli azzurri stanno benissimo con queste tonalità calde. Allora, vai! Adesso vi faccio vedere la tecnica. Con questa matitina qua io mi metto al centro, dopo aver fatto questa riga qua, diciamo principale, che è dove sarà mobile sotto, e decido che qua, dove c'è qua la spina, sarà il mio centro. Quindi vado a creare un'altra linea fittizia che mi serve solo per creare l'ennesima quinta. Quindi questa parte qua. Stessa cosa, dato che questa qua è grande così, dovrò fare sempre questa parte qua più piccola. Quindi potrei farla grande così e sempre da lontano, perché non bisogna disegnare da troppo vicino, creo praticamente questa linea qua. Un elettrocardiogramma. Quindi grande, media e piccola. Questa dovrebbe magari essere così, ma chi se ne frega, perché così qua mettiamo il mobile e abbiamo più profondità. L'ultima cosa che noi facciamo adesso è l'ennesima parte sopra, che è quella più piccola, quindi questa, che è praticamente l'ultima zona, quella più in fondo. Ora, questa è la parte centrale. Io adesso voglio creare tipo il fisheye. Il fisheye è quando si fanno le fotografie, si vede tutto un po' arrotondato. Voi gli alberi magari non è che li vedete magari sempre dritti, con i fisheye sono tutti arrotondati, dà proprio un'idea di entrare dentro la parete. Quindi tutte le linee che io farò saranno in questo senso così. Adesso. Ascolta, solo una cosa, secondo me a casa hanno paura poi di sporcare il muro, ma tanto poi devono colorarlo, è una matita, quindi tranquilli, se avete deciso di provare a colorare una parete e poi il disegno vi venisse male, non importa, tanto si copre. Si copre tranquillamente. Ok, quindi diamo questo punto focale partendo dal centro con queste mezze lune. Allora, voi pensate sempre che il soffitto non lo tocchiamo, però sopra ci sarà la mia cornice, quindi devo avere profondità. Quindi la parte che si vedrà di più, che è la parte chiara, sarà praticamente questa parte qui. E io ce l'ho già qui. Quindi qua io avrò il mio punto focale. Qui poi c'è tutta una possibilità a livello di piante che adesso vi faccio vedere. Ok, quindi solo ricapitolare. Se io faccio questo così e devo riportarlo qua, questo per forza lo devo fare più grande. Qua sarà poi grande così e qua sarà grande così. Grande come le righe che abbiamo fatto. Questo è il più piccolo, medio, un po' più grande, grandissimo. Uguale, se io scendo bisogna fare così. Proprio sempre la solita ottica, ragazzi. Quello che sta su è più piccolo, man mano che si scende è più grande. Come se la luce arrivasse da sopra. Adesso, dato che io colorerò, non vedrò più questa parte qua della matita. Quindi cosa faccio? Mi aiuto con del nastro carta e mi faccio solo dei segni. Questo mi serve solo per sapere qui il mio dove continua. Esatto. Io qua ho bisogno del nastro carta. Adesso sembra molto complicato, ma una volta che mi vedete fare sicuramente diventerà facilissimo. Lui se lo vede già. Esatto. Mi metto anche le varie strisce sui punti di matita che mi sono segnato, perché poi li sposterò, ma non vuoi perdere i punti di riferimento esatto, che hai già fatto.
Adesso prendo il mio Merlino pennello di Magic, che è quello grande ma con una setola pazzesca, lo metto nel fleur de sel, sempre bagnando solo la parte davanti, frontale, perché il pennello non bisogna pucciarlo tutto fino in fondo. Esatto. Adesso faccio così, con attenzione non gocciolo, vado nella mia parte dove ho fatto le righe. Lui usa fleur de sel puro, eh? Esatto. Allora, la riga diciamo che è questa. A me serve sapere che qua è la riga, ma devo andare almeno un 10 cm in più perché vi farò capire il motivo. Io quindi qua devo avere un tinta unita, quindi piano piano mi metto qui. Madonna, quanto copre. Tantissimo. Bellissimo. Noi abbiamo solamente coperto l'innesto del filo, che non vogliamo colorare, e invece la presa la coloriamo, perché ci piace mascherare la presa. Sì, facciamo un effetto proprio completamente camuffato. Noi in realtà abbiamo preso la latta da 4 litri perché l'abbiamo aperta che ci serviva, ma tu ne userai Sì. pochissimo. E il colore rende talmente tanto che potete usare tranquillamente la latta, quella da 7,50. Ah sì. Adesso Alex ha bisogno di avere dei pennelli misti per fare la decorazione. Ovviamente, come tutti gli artisti, il pennello è fondamentale. Sì. Lui è molto abituato a utilizzare i suoi, di cui ha la garanzia. Però gli ho detto, prova i miei, vedrai che ti piaceranno. In realtà, sia il nostro Demon, il pennello perfetto per il protettivo, che i set di pennellini a punta e punta piatta, sono fatti con la stessa setola. Si chiama Snow White, una setola acrilica molto morbida. E vi assicuro che utilizzata con Magic Wall è pazzesca, fa un tratto liscio fine molto perfetto e preciso, quindi usali tranquillamente. Io uso parecchio questo perché dà delle linee pazzesche, e se questo è uguale abbiamo vinto. Però mi raccomando, usatelo con la wall, non con la paint, perché con la paint non stende bene, perché comunque è più densa. Vai. Allora, adesso io prendo il mio colore che è un tono in più di quello che ho usato prima, ed è Lo sugar paper. prendo un po' di colore, sempre la parte davanti del pennello, e vado a creare praticamente tutta una zona così, senza creare sbavature, perché il pennello intanto ha un'ottima setola, quindi non mi sbava, e vado a fare praticamente questo gioco di doppio colore, quindi linea continua senza sbavature, coprendo un pochettino quello di prima. Il colore è liscissimo, quindi Certo. riesci tranquillamente a fare una bellissima linea senza dover impazzire troppo. Esatto, e oltretutto tu sei con colore puro, quindi Sì. pensate quanto è vellutato. Ricordatevi sempre che qui abbiamo questa riga qua e qua abbiamo l'altra riga. Cosa serve questa riga? Per creare le prime quinte, quindi la prima parte sotto, e vado praticamente a creare con sempre il colore puro delle piccole onde. Queste piccole onde poi saranno i rovi. Ma è bellissimo, è molto liberatorio, vero? Sì, ma poi adesso questo è una tecnica, ma poi sicuramente magari trovando degli altri disegni online o delle altre cose riuscirete a fare tantissime ambientazioni o tantissime cose anche magari su un mobile, non su un muro, con la stessa tecnica. Qua non avete bisogno di sfumare, non avete bisogno di fare nient'altro che seguire tutti i vari passaggi alla lettera e dovreste riuscire a fare un lavoro super mega professionale. Allora adesso io vado leggermente sotto questa riga, tanto so che è qua perché io mi sono messo lo scotch, e comincio praticamente a togliere tutta la parte che non mi serve più di scotch, quindi queste due parti non mi servono. Io qua devo andare giù perché poi nel passaggio numero 2 dovrò di nuovo Premastice, andarci sopra. silicone. Vabbè. Quindi vado un pochettino sotto, ci sono i miei segnamatite, c'è lo scotch tanto dell'altezza in cui devo fare l'altra parte. Scendo un pochino.
Ok, così è per farvi capire. Questo è il sotto e anche di là devo ottenere lo stesso effetto. Una bella riga precisa, coprendo l'altro colore. Quindi mi aiuto col pennello per fare un contorno non dovete essere nemmeno così precisi a fare un cerchio perfetto, deve essere comunque come se fosse un buco nel muro, quindi niente di che. Adesso con il colore, il pennello sporco, non devo fare già delle linee precisissime, mi devo solo dare l'idea di dove voglio che ci siano queste linee precise. Saranno tutti alberi, quindi devo mantenere sempre questa parte, diciamo, rotonda. Quindi io parto e faccio così, veloce, giusto per sporcare il muro e capire cosa sto facendo. Quindi un albero lì, un albero lo farò qua. E detto che a me piacciono le cose asimmetriche, di qua ne faremo 3. Perfetto. Allora, adesso, sempre con il mio pennellino, comincio a definire la parte dei rami. Un trucco per fare i rami molto belli è che se parte piccolo, quindi dall'alto, deve mantenere sempre una certa forma, cioè si deve allargare piano piano e diventare grande. Non può poi da grande ritornare a piccolo. Quindi bisogna sempre mantenere questa forma e il trucco funziona. Io adesso piano piano mi vado a fare i fusti più grandi, proprio il tronco. Non dovete aver paura di andare storti perché è lo stesso. Ovviamente sono partito da poco e sto andando a ingrandire di più questa linea. Quindi così faccio il mio tronco. E lo faccio per tutte le righe adesso. Adesso abbiamo fatto il tronco principale. Questa è una tecnica che useremo per tutta la parte del nostro disegno su un muro. I nostri tronchi adesso dovranno avere le foglie nella parte alta, quindi come se io dovessi dividere in 3 lo spazio che ho, quindi divido 1, 2, da qua, che è 1/3, ci saranno le foglie. Sotto invece, a meno di 1/3, proprio poco, faremo dei rovi. Questa parte qua la rifaremo in tutte le varie postazioni con i vari colori, ingrandendolo un po'. Adesso che siamo sul picco dobbiamo solo fare attenzione, il tronco è sempre la parte un po' più grande. Adesso io qua vado a fare praticamente dei rami che partono verso l'alto e fanno dei rametti piccolini, quindi sempre più piccolo del tronco principale o grande come quello, non di più.
Una volta che ho fatto quello posso anche cercare di diramarlo. Le piante si diramano sempre verso l'alto, non verso il basso, così è un trucchettino che avete anche voi. I rami potete farli come più vi piacciono, io cambio anche spessore perché mi piace dare spessori diversi ai rami, proprio dal punto di vista stilistico, e soprattutto sono tutti tinta unita, non dobbiamo fare sfumature, non dobbiamo fare grandi cose. Qualche ramo lo lascio che si conclude nel nulla perché lì andrò a mettere le foglie. Anche qua magari lo faccio doppio e vado a creare poi del fogliame. Adesso ho fatto i miei rami sopra, dove poi applicherò le foglie. Sotto invece faremo sempre un motivo grafico. Questa parte qua la vado a anche incrociare e vado a fare così. Questi saranno i miei rovi. Devono essere un po' più piccoli rispetto ai miei rami, i miei alberi. Quindi faccio attenzione. Quindi un po' sopra, un po' lì. Cerco di fare in modo che si crei una bella silhouette, sempre con questo movimento, quindi con la stessa forma. Adesso col pennello che usavo prima lo pulisco bene nei bordi, quindi lo ruoto, lo giro, faccio sì che la setola sia scarica di colore. Prendo il colore solo sulla punta, perché sarà un po' sporco ma è lo stesso, e mi metto vicino ai miei rametti a fare le foglie. Il pennello piatto ovviamente è fine e spesso. Io cerco di tenerlo così per fare la punta della foglia. Poi vado sul rotondo, poi riprendo la punta e faccio così. Quindi con un pennello piatto, senza dover impazzire, ho praticamente una foglia fatta molto bene a punta. Lo stesso procedimento io lo ripeto dappertutto e cerco di mantenere sempre la foglia. Queste saranno molto piccole, mi servono solo per avere un'idea di profondità. E vado a fare sempre tutte foglie così. Potete usare anche il vostro pennello piccolo preferito, quello che vi piace di più. Io sono comodo così perché riesco a ottenere delle foglie sempre tutte uguali. Fatele sempre più o meno tutte grosse uguali le foglie, non cambiate dimensione. Adesso prendo un pennellino a punta piccolo, che è il numero 2, con un po' di colore. Adesso vado a fare tutte le spine, una a una, piano piano, quindi dei triangolini, sulla parte che ho disegnato sotto come rovi. Quindi questa parte qua, con tanta pazienza, devo fare spina per spina. E viene così, sia la parte destra che la parte sinistra. Ho girato molto bene il colore più volte, solo che la latta è un po' grande, allora mi aiuto con una ciotola e metto un po' di colore qua dentro. Adesso, come prima, io ho le mie linee di riferimento, devo fare l'altra quinta, quindi devo ingrandire gli alberi, le foglie e i rovi, e anche la parte qua. Quindi mi aiuto facendo la parte bassa. So che l'inizio è qua e so che l'inizio è qua.
se queste le ho fatte così, devo fare delle curve più grandi, quindi semplicemente mi aiuto con un pennello a fare delle curve più grandi. Incredibile di come questo colore sia davvero molto coprente, è ultra mega iper pigmentato e basta pochissimo per coprire il colore che c'è sotto. Allora adesso chiaro, un po' più scuro ancora. Questo colore qua adesso farò la stessa cosa di prima, quindi porto una riga per darmi un'idea di dove sarà l'ennesimo albero, però dato che quest'albero qua è grande così, gli altri alberi devo farli più grossi, quindi giochiamo di sovrapposizioni, andiamo a creare delle zone mantenendo come se fosse un mix tra il chiaro, il medio e il mio scuro, quindi vado a crearmi una linea qua. Questa linea qua sarà praticamente il mio albero, che poi ingrandito sarà più grande di questo. Ne vado a creare un altro qua, quindi che deve essere abbastanza grande. Vi faccio vedere. Quindi qua fate attenzione perché se gocciolate sento poi cose brutte. Si parte sempre dall'alto e si viene giù. Adesso facciamo i rovi nella parte sotto più grandi di questi, come ho fatto i rami, cioè gli alberi più grandi rispetto a quelli, anche i rovi devono essere più grandi, quindi la parte dei rovi andrà a ingrandirsi così. Più andiamo avanti con il colore, più dobbiamo cercare di fare delle parti un po' più grandi. Quindi ingrandiamo tutto. Adesso diamo la tinta unita. Adesso faccio i rami. Quindi devono essere sempre più grossi, quindi proporzionati. Io vado a fare tutta la parte dei rami che fanno intravedere però gli altri alberi dietro. E vado a fare una sorta di cornice tenendo il mio sfondo che ho fatto. Adesso continuo a fare le foglie
quindi utilizzando il pennello in questa maniera, tenendolo con la punta per farmi la punta, e le foglie vado anche a farle uscire un po' dai rami, anche nella parte sopra. Cerco di fare queste foglie come se uscissero proprio dal ramo. In questo modo vado a creare un elemento pieno che sa sempre di foglia e di verde. Le foglie non devono essere perfette, ma devono essere più grosse di quelle che abbiamo fatto sotto. Davvero bellissimo. Io vi invito a fare un giro qui nelle gallerie della bottega perché ogni parete è differente dall'altra e sapete cos'è la cosa bella? Che ogni artista ha la sua manualità e la sua impronta e Alex, anche se fa un trompe-l'œil, lo sa, diciamo, rendere proprio personale. Bellissime le tue foglie. Grazie. È bella anche la tonalità che c'è, partendo dalla più chiara, avete visto come si fa a sfumare e a dare profondità. Bellissimo. Adesso con un pennellino piccolo ho finito tutte le mie spine, un po' più grosse rispetto a queste, quindi sono andato un po' più su in dimensione e ho fatto tutta questa parte qua. Ho rifinito tutte le parti, magari che erano un po' meno colorate, dove ho tirato troppo il colore, ed è tutto a posto. Adesso procedo con l'altro colore. Adesso è la volta di Monsieur e avendo fatto le righe che sono qua e lì, io qua so che devo più o meno andare a fare l'altro colore, quindi questo qua è il penultimo colore che mi serve, vado più o meno a segnarmi la zona che mi interessa. Bene, io qua dovrò fare delle curve più grandi di queste, quindi semplicemente aumento quanto deve essere questa curva, ecco qua. Ricordatevi sempre che questi passaggi qua sono importanti perché danno poi profondità a tutto il lavoro. Io devo cercare sempre di ingrandire rispetto a prima. Quindi se prima io ho fatto un movimento, ho fatto un disegno di un certo tipo, devo cercare di ingrandirlo leggermente. E adesso comincio con la parte sopra. Ovvio che quest'albero qua deve essere più grosso rispetto a quelli dell'azzurro di prima. Quindi devo semplicemente ingrandire. Questa parte qua di rovi è grossa così, prima era più o meno la metà, adesso a occhio il mio rovo deve essere molto più grande, quindi deve essere almeno di questa dimensione, quindi sia il rovo che le spine avranno una dimensione maggiore per darmi un'idea di profondità. Quanto è bello il fatto che tu copri con una passata. Cioè tu stai facendo un disegno del genere così netto, così contemporaneo e con una passata di colore copri tutto. Sì. Eccezionale. Guarda, che vellutatezza. E quando lo guardi contro luce è spettacolare perché è proprio satinato. Bello. Sì, è un colore che sembra quasi smalto, addirittura talmente bello. Cioè non smalto, sembra di quelle vernici tipo Velluto. Venezia. Sì, Bellissimo. è bello. Bravo. Io vado avanti con i miei rovi. Volete fare poi le spine? Sì, ma vai a fare le spine. Sì. Allora signorina, Spiegami. guarda, facciamo senso, senza fartene una a te. Se questa è grande così, questa è un po' più grande, questa sarà? Ancora più grande. Già, vai. Parto dall'inizio. Sì, e io cosa faccio? Faccio sempre in modo che le punte vadano in direzione, partendo dal centro del rovo, quindi in direzione dell'esterno. I rovi sono questa parte qua, questo non è un rovo. Certo. Quindi come questi io farò solo graficamente quella parte lì. Quindi vai. Sì, perfetto. Ogni
tanto creo questi rami rotti che danno comunque l'idea di profondità, ma non mi vanno a coprire completamente tutta la parte sopra, quindi è un'ottima soluzione se si vuole ottenere comunque un po' di profondità ma senza dover creare completamente un ramo pieno. Ma allora sei brava a fare le spine, eh? Però mi devi lasciare un po' di spazio tra le spine e le altre, se no è un dinosauro. Un dinosauro. Adesso uso Nuit d'Amour, che è il blu, e un bel pennellozzo per fare tutti i miei contorni. Vedo la luce in fondo al tunnel. Non è un tunnel. È profondità. Quando dicono se non esci dal tunnel arredalo, lo stiamo arredando, cioè così è fatto molto bene. Questo è l'ultimo passaggio, l'ultimo livello, dove io vado a creare l'ultima cornice di colore. C'è il terrore nei miei occhi. Ma quanto sta bene Nuit d'Amour vicino a Luce? Sì, Fantastico. è proprio bello. Profondo. Bellissimo. Facciamo solo attenzione perché questo è l'ultimo colore che noi diamo, quindi con questo noi andremo a rifinire completamente tutto il lavoro. Cioè questo è quello che rende poi tutto bene. Più o meno tu Alex, mi sai dire quante pitture hai usato degli altri colori? Allora diciamo, il Ti sarebbe chiaro... bastato forse un 125 di Fleur de Sel. Poco. Anche di Sugar Paper, un 125. Sì, poco, questo qua ha già un po' di più. 225, esagerando. Ho tutta la tola Di quasi. 750. Sì. Ok, e Questo- qua di... Sì, ma è una parete grande. Una questa. parete grande e poi qua invece di Nuit d'Amour, Di blu vediamo. credo di nuovo tutta la tola, ma anche perché io non lo tiro tanto il colore, lo lascio molto denso. È assurdo di come in tutto questo lavoro che tu hai creato io veda principalmente subito come colpo d'occhio proprio le foglioline che hai fatto per prime, le sugar paper. È fantastico. Sono delle regole in realtà, queste qua di pittura, dove tu fai un massimo chiaro, un massimo scuro, l'occhio percepisce subito il chiaro e poi si va a concentrare sulla parte scura. Esatto. E poi vai a vedere tutti i vari dettagli, senza tra l'altro diluirli, senza fare grandi lavori. Questo qua è un colore puro che io ho messo. Quanto scivola bene, Sì, questo è proprio... Ma anche il pennello di per sé, io l'ho già usato a casa, questo pennello qua. E mi sono trovato da Dio perché aveva questa setola che in questo caso andava molto bene. Adesso vi faccio l'ultima parte, Secchio che è questa qua sotto, dove... Continui appunto con queste onde. Sì. Siamo partiti così e continuiamo così. Bellissimo. E sarà un gran colpo d'occhio una volta che una persona poi arriverà qua davanti, perché sembrerà che tutta questa foresta sia completamente in rilievo. Adesso faccio gli ultimi alberi, che sono quelli che mi delineano la cornice con il blu. Sovrappongo dei rami un po' più grossi, cancellando il dietro. Devo sempre fare attenzione però a cosa cancello e lasciare sempre un po' di tutti e due i colori. Poi va un po' anche a gusto. Sì, lo so che è un po' un peccato coprire, però bisogna creare proprio questa sovrapposizione di colore, quindi magari prima io ho anche fatto delle spine, adesso le vado a coprire, ma non potevo saperlo. E completo la mia parete colorandola completamente di Nuit d'Amour. Quindi
tutta la parete sarà colorata così. E al centro ci sarà questo bosco che si illumina. Grazie Emma che mi stai dando una mano. Figurati. Poi ti chiamo anche a casa mia e dare il colore. Adesso mi mancano le ultime spine, che farò un po' più grandi delle altre, e cerco di fare la stessa cosa di prima. Ragazzi, mi raccomando, non dimenticate mai di fare questo passaggio molto molto importante. Quando togliete il nastro carta, noi stamattina l'abbiamo messo sul soffitto per evitare di macchiarlo, è sempre importante passare il cutter o togliere il nastro carta quando la pittura è ancora molto molto umida. Noi in questo momento abbiamo una pittura ovviamente già molto asciutta perché i vari passaggi ci hanno fatto asciugare molto molto bene la pittura nel tempo, e ora è importante passare leggermente il cutter, vedete? Per evitare che la wall che è sopra il nastro carta continui a togliersi. Ecco qua, delicatezza, basta incidere, vedete? Il punto in cui finisce il nastro e inizia la vernice, e piano piano eliminare. È molto semplice, vi dà la garanzia di non spellicolare la pittura. Finita? Sei stanco? Sì, un pochettino, anche perché oggi mi hai sfruttato. Ma ti pare che viene Alex da me e non lo sfrutto per una bella diretta? No, dai, è stato bello, abbiamo fatto una bella diretta, ma il lavoro bello è questo. Quanto ci hai messo più o meno? Ma più o meno 3 ore. 3 orette, perché Sì. c'è un pranzo, le chiacchiere, un caffè, un altro caffè, io Poi ti c'è stato un assento. aiuto, qualche spina. No, c'è da dire che le spine non sono per me. Le fa meglio Emma, le fa meglio Alex. Però le foglie mi piacciono un sacco e sono brava a fare le foglie. Non le ho fatte, ma Vero. sono brava. Io adoro il fatto che siamo nel blu, siamo nella pace, nella solarità, ma ci catapultiamo in questo punto chiaro e fresco. Mi piace tantissimo. E sono curiosa di vedere come Emma mi aiuterà a fare l'impostazione di questo video per fare una bella foto di copertina. Perché sai che comunque la mia immaginazione arriva fino a un certo punto, ma secondo me la tua e quella di Emma molto più versatili, molto più moderne. Farete scintille. Mi immagino una cosa molto fiabesca. Vero, perché questo comunque è molto favola, è molto foresta incantata, diciamo, una cosa un po'. Guarda, io sono sicura che, vista la manualità delle persone che ci hanno seguito nelle tue dirette, andate a vederle, mi raccomando, anche le dirette passate, ci sono fiori, geishe, bellissime. Sono salvate anche sul canale YouTube Elisa Magic Paint. Vista la manualità di chi ha seguito le dirette, di chi ha rappresentato i tuoi tutorial finora, secondo me è una cosa che faranno e che faranno veramente bene, perché tu hai dato, secondo me, il giusto supporto per creare bene ogni singolo passaggio. Per questo ti ringrazio. Grazie a te. Comunque è molto semplice, basta fare tutti i passaggi come abbiamo detto prima, sono tutti colori tinte unite, sono tutti colori wall. Un tramplay chiave moderna. Esatto. Torni a trovarmi. Spero che vi sia piaciuto, ma sì, io torno sempre, se vi chiami torno. Ciao. Ciao a tutti.